Franco, abbiamo parlato tantissimo di questo periodo di Ferrari, visto che nel libro mi hai raccontato un sacco di cose, hai raccontato ai lettori un sacco di cose, ma ho intuito che c'è da raccontare un altro 95% probabilmente. Eh, davvero, davvero, ma 33 anni di Ferrari, Difficile raccontarli in un libro soltanto. delle cose buone, meno buone, pazzie, se ne sono fatte tante. Questa vettura è stata la prima vettura a motore anteriore completamente nuova su cui ho lavorato. Ero diventato responsabile delle prove su strada nella primavera del 90 e avevamo i primi prototipi proprio in quel periodo lì. E quindi rispetto alle vetture a motore posteriore, questa vettura aveva due caratteristiche molto diverse su cui cimentarsi, che erano la termica dell'impianto di scarico dall'anteriore al posteriore della vettura, come temperature del tunnel che influivano sull'abitacolo e sotto il bagagliaio che influiscono sul vano bagagli e in parte anche sulla temperatura della benzina col serbatoio che è dietro l'abitacolo. L'altra cosa erano stati i freni, con una vettura che andava ben oltre i 300 km all'ora, con prevalenza di peso sull'anteriore e con ancora limiti posti da cerchi di dimensioni che a oggi appaiono contenuti. I cerchi da 17 pollici a fine anni 80 erano il massimo. Poi all'inizio degli anni 90 cominciamo con la 512 TR con i 18 pollici. Su queste i 18 erano ancora sconsigliati perché col peso della vettura i fornitori di pneumatici ci chiedevano di avere un quantitativo di aria che con i cerchi da 18 pollici sarebbe stato troppo limitato. C'è stato moltissimo da lavorare per portare aria ai freni con dei condotti simili alle vetture da corsa. Questi sono giusto? Sì, da quelle prese aria entra in vano ruota un tubo flessibile che poi segue il movimento della sterzata per arrivare con l'aria fresca sempre nella zona della pinza e del disco. Io mi ricordo Best Motoring, quella trasmissione giapponese che faceva scatenare queste macchine qui tutte in pista, tutte contro tutte, c'era lei e mi ricordo che stava davanti per giri e giri finché non riusciva più a frenare. Era assurdo vederla, una macchina da GT così, da grandi viaggi in pista, a parte il rollio pazzesco e queste frenate, che stava davanti a macchine pensate più per l'utilizzo da pista. Una cosa che mi impressionava le prime volte che guidavo questa vettura era proprio la sensazione che dava l'erogazione del motore, avendo anche il cambio a 6 marce, quindi con rapporti abbastanza ravvicinati pur riuscendo a fare più di 300 all'ora. Io definii questo motore il motore infinito, cioè soprattutto guidando abbastanza sul veloce in salita, la progressione seconda, terza, quarta, così. Per una vettura con questo tipo di spazio interno, vettura comoda, il motore era una cosa che non mi sarei mai immaginato. Cioè da guidare la sensazione motoristica si avvicinava abbastanza alla 512 TR, che era l'altra 12 cilindri e che erano potenze confrontabili un po' sopra i 400 cavalli, che per allora era veramente tanta roba. Questo il diametro disco è 315? Il disco è 315, poi sulla M riuscimmo a farci stare un disco da 330. Qui erano gli stessi dischi e pinze della 512 TR, che sulla 512 TR erano andati benissimo, però la diversa distribuzione dei pesi e un po' di peso in più qui faceva una gran differenza sull'affaticamento dei freni. E lo standard di prova che usavamo allora era lo stesso per tutte le vetture, che era 10 giri tirati di Fiorano e bisognava arrivare in fondo con i freni che continuassero a frenare. Questi verso la fine dei 10 giri un pochino di affaticamento ce l'avevano, però tutto sommato la vettura frenava ancora abbastanza bene. Anche i pneumatici fu abbastanza difficile perché di nuovo la combinazione peso e velocità fu una cosa con la quale soprattutto Pirelli e Bridgestone, che arrivarono in fondo, si trovarono a battagliare, altri fornitori a un certo punto gettarono la spugna. Eravamo veramente ai limiti su tanti aspetti tecnologici. Io mi sono sempre chiesto una cosa, adesso ho la fortuna di poterla chiedere a te, ma calcola che ho aspettato forse 25 anni per fare questa domanda a qualcuno. Perché in questo periodo la carreggiata della macchina era così più stretta rispetto alla carrozzeria? Perché i cerchi e le gomme erano così tanto incassate nel passaruota? C'era la crescita della meccanica che era ancora abbastanza separata dallo sviluppo dello stile.
e lo stile era più basato sul passo, sugli spazi interni, ma non c'era quella ricerca della profilatura tra ruota e passaruota che oggi è diventata veramente spasmodica. Cioè, secondo me oggi si perde un sacco di tempo dal mio punto di vista, però io vengo anche da un'altra epoca, su tante vetture, soprattutto al posteriore, sì, si fa quella profilatura molto tirata, poi alla fine bisogna mettere una prolunghina verso l'esterno, che ci sono anche regole di omologazione che bisogna rispettare di ricoprimento ruota, perché alla fine il parafango si chiama parafango perché deve proteggere da ciò che le ruote sparano, e le regole sono perché le vetture siano compatibili tra di loro sulla strada. Un altro tema molto interessante su questa vettura, essendo motore anteriore, era la linea di trasmissione. Con la frizione davanti, il cambio dietro, l'albero di trasmissione è un elemento che fa parte dell'inerzia da sincronizzare. Quindi, per non gravare di troppo lavoro i sincronizzatori, che vorrebbe dire cambi marcia lenti, viene usato un albero snello, ed era la soluzione che veniva dalla 275 dal Daytona, frizione davanti e cambio dietro, e questo comportava il fatto di poterlo tenere abbastanza allineato. Poi le cose completamente rigide non esistono, però facemmo uno sviluppo molto dettagliato della rigidezza del tubo di reazione che collega il motore al cambio, allestendo un banco prova dove facemmo analisi modale dell'albero di trasmissione per definire il numero di cuscinetti, per tenerlo allineato senza che incorresse in risonanze nel campo delle frequenze degli ordini motore. E poi il tubone di reazione, con una prova apparentemente molto semplice, vedemmo quanto fletteva. Abbiamo preso una chiave dinamometrica grossa, abbiamo applicato 50 kg alla puleggia anteriore del motore con motore e cambio sui loro supporti, e abbiamo misurato una deformazione del tubo di reazione che era oltre i 20 mm a centro campata. E quindi vuol dire che oltre alla parte flessibile sui tamponi in gomma, il tubone avrebbe rischiato di toccare il tunnel della vettura. Quindi abbiamo aggiunto all'esterno di un tubo tondo un tubo ellittico, che lo vedremo poi quando solleviamo la macchina, che ha aumentato la rigidezza flessionale del tubo di reazione sulla verticale, e lì siamo rientrati, se ricordo bene, attorno ai 10 mm di flessione. Tu ti ricordi a memoria tutte le quote, tutte le misure, tutti i pesi, tutto? No, Sì. i numeri non tantissimo, cioè le cose significative sì, però quando poi uno in sperimentazione fa le relazioni di prova con degli schizzi per illustrare ai colleghi della progettazione cosa si intende, perché lo possano riportare in maniera il più fedele possibile poi come interventi di disegno. Successivamente poi in impostazione ancora di più, perché si parte dal foglio bianco e si disegna. Quindi il disegnare e lo scrivere e fare i grafici è sicuramente un'azione che aiuta a ricordare. Un'altra particolarità di questa vettura col motore anteriore è che il motore è 12 cilindri, è lungo circa 80 cm, e quindi lo stile richiedeva la soluzione cosiddetto cofango, cioè cofano-parafango, perché una parte della forma del parafango è integrata nello stesso pezzo. Con queste dimensioni, con l'alluminio sarebbe stata una cosa problematica anche in termini di trovare dei rotoli di lamiera di alluminio di questa larghezza. Bisogna pensare quanto materiale serve per poter fare lo stampaggio, incluso lo sferido, che è la parte dei premi lamiera che tengono la lamiera sugli stampi, e quindi si pensò al composito. E quindi fu un'applicazione molto interessante anche del carbonio, una delle prime applicazioni del carbonio su vetture di serie non limitata, e inizialmente c'era la preoccupazione del costo, perché il carbonio, soprattutto parliamo di fine anni 80 quando si prendeva le decisioni, era un materiale molto raro. Poi quello che successe è che inizialmente si guardò soprattutto il costo del materiale e si fece un misto carbonio-vetro con nido d'ape. Successivamente, guardando anche la manodopera della laminazione di tanti strati di vetro e carbonio, conveniva mettere più carbonio ma meno strati totali, e quindi alla fine, guardando il costo complessivo inclusa la manodopera,
Da un certo punto in avanti i cofani furono fatti completamente in carbonio e vennero anche più leggeri a quel punto. Questi sfoghi qua erano tanto funzionali? Ma sono, allora, c'è la combinazione del richiamo al Daytona, le cosiddette unghiate, roba del genere. Quello che posso dire è che in termini di sfogo tutto fa brodo, soprattutto nella parte alta, perché poi la termica più critica è quando la vettura si ferma dopo aver fatto la tirata. Certo. E quindi avere degli sfoghi verso l'alto promuove la convezione naturale con fonti di calore in basso che mandano verso l'alto quello che in officina si chiamava effetto camino. La prima serie della 456 aveva una soluzione di servofreno idraulico, quindi vediamo una pompa elettrica con accumulatore che alimenta questa parte del comando freni e vediamo che qui la vaschetta è separata tra ciò che alimenta la pompa della frizione e ciò che alimenta il comando freni che deve alimentare anche la pompa elettrica. E una caratteristica del servofreno idraulico è che è veramente molto pronto perché c'è sempre una riserva di pressione pronta. Come caratteristica al pedale però si deve accettare il fatto che sia lineare, cioè non c'è l'assistenza più elevata a bassa velocità, tu che l'hai guidata magari qualcosa del genere lo puoi aver notato. Sì. Qui davanti sono un po' nascosti, ma ci sono i motorini degli ammortizzatori a controllo elettronico e questa fu la seconda applicazione di questo sistema dove però ci fu un'evoluzione notevole in termini di controllo. La prima volta che fu usato quel sistema fu sul Mondial T, per la quale io feci l'ingegnere di macchina e quindi avevo esperienza con quel sistema. Sul Mondial T il sistema era relativamente lento e aveva una sensoristica abbastanza primitiva per le accelerazioni sul piano orizzontale, cioè quando si decelerava, quando la vettura era già in curva e quindi l'effetto del controllo al di là dell'indurimento progressivo con la velocità era tutto sommato modesto. Qui invece con ammortizzatori che la Bilstein portò da 500 a 150 millisecondi come tempo di attuazione da un limite all'altro e l'aggiunta di alcuni sensori, e la storia curiosa è che erano sensori prodotti dalla Marelli per la Lancia Tema e sulla Lancia Tema invece erano applicati con degli ammortizzatori solo a due stadi. Qui invece col controllo continuo, avendo la possibilità di filtrare le oscillazioni verticali nel campo di frequenza che dà fastidio, potevano tenere la vettura abbastanza morbida e confortevole per condizioni di guida normale e poi quando c'era la tendenza all'oscillazione verticale veniva indurito l'ammortizzatore per evitare che ci fossero tante oscillazioni. Poi fu aggiunto anche un sensore sullo sterzo per avere sia angolo che velocità di sterzata, quindi anche capire quando il guidatore fa colpi di sterzo e quindi avere un indurimento più adeguato a quella condizione lì e un sensore di pressione sui freni per evitare l'affondamento in frenata. Chiaramente, confronto a quello che fanno le vetture al giorno d'oggi, parliamo di tecnologia sviluppata a fine anni 80, era una delle cose che ci consentì di fare una vettura a motore anteriore 2+2 con un certo peso, però poter sfruttare gli oltre 400 cavalli di quello che chiamavo il motore infinito in maniera abbastanza godibile. Sulle sospensioni al posteriore c'era anche un sistema autolivellante. Il sistema autolivellante aveva un serbatoio condiviso con il servosterzo. Di questo ne parlo nel libro perché fu una messa a punto particolare per avere la compatibilità dell'aspirazione dell'olio tra il servosterzo e la sospensione autolivellante per evitare rumori di idraulica, problemi di bolle d'aria e anche come gestire eventuali impurità. E fu disegnato in maniera simmetrica rispetto al serbatoio olio-motore per appunto simmetria di vano-motore. La parte centrale della bocca che alimenta i radiatori, acqua e olio. Ai lati della bocca aria e olio ci sono altre due prese aria che alimentano l'aspirazione del motore nella parte bassa dei filtri aria, così in caso di ingresso acqua l'acqua viene sfogata poi sotto le scatole filtro prima che bagni le cartucce, dopodiché ci sono le prese aria freni.
Poi qui una cosa che si nota bene col cofango, nonostante le ruote non siano tanto larghe, nell'architettura della vettura le ruote anteriori occupano spazio anche per gli inviluppi dovuti alle sterzate. Io l'ho guidata ieri per la prima volta, ho guidato tante volte la Maranello, chiaramente è un po' più evoluta, però mi ha stupito intanto che l'abitacolo era molto raccolto, è piccolo ed è spazioso, ma non è un macchinone ingombrante. Questa è la prima serie, quindi ancora senza airbag, quindi il volante è quello bello, no? Prima di quelli gonfi, che per un periodo purtroppo avete dovuto fare, erano brutti Sì. quelli. Quello stesso volante andò anche sulla 355 e rispetto ai volanti precedenti, che erano fatti con una lastra di alluminio, i classici volanti Momo, che era il fornitore, qui fu necessario aggiungere quel guscio che avesse una certa capacità di assorbimento di energia in caso di urti della testa, soprattutto Sì. della testa, e fu un requisito normativo prima dell'introduzione degli airbag. Adesso devo entrare per indicare certe cose. Questa parte del tunnel è molto larga perché questa zona, che dove sono alloggiati i catalizzatori, immediatamente dietro alla zona della campana a frizione, dove poi passa l'albero di trasmissione con i tubi di scarico di fianco e sotto, cosa che invece sulle vetture precedenti a motore anteriore l'impianto di scarico passava sotto il pavimento. Quindi questa larghezza costringe a tenere i sedili a una certa distanza e la posizione laterale del punto H, cioè il riferimento del guidatore, è la stessa che c'è ancora oggi sulle Ferrari 12 cilindri, sempre per il fatto che il motore 12 cilindri richiede un certo spazio. In questo caso addirittura si dovette rinunciare al pedale infiltrato pavimento perché proprio lo spazio in basso non c'è, perché il pedale poi deve fare la sua corsa e se c'è il meccanismo in basso occupa ancora più spazio. Poi vediamo il volante, che fu una soluzione intermedia tra i volanti molto esili della tradizione Ferrari e quello che successe successivamente con gli airbag, ma in questo periodo la 355 e la 456 dovettero ottemperare a una normativa che richiedeva un guscio di assorbimento urto deformabile al di sopra della struttura più rigida del volante. Questa vettura fu dotata del servosterzo ZF Servotronic, che era quanto di meglio c'era all'epoca, e quindi questo permise di ridurre il diametro della corona del volante dai 380 mm della 400 ai 365 mm, che era lo stesso diametro delle vetture a motore posteriore come la 355 e la 512 TR. Questa fu anche una vettura dove si vedono alcuni tocchi della gestione Montezemolo, che ci teneva molto ad avere una continuità di tradizioni con la storia Ferrari. Si ripresero le bandierine nautiche con le lettere di Ferrari e la P di Pininfarina. Fu anche la prima Ferrari stradale col cambio a 6 marce, quindi il cancelletto fu da allargare, avere un settore in più per la selezione per aggiungere la retromarcia rispetto ai cancelletti da 5 marce dove la retromarcia era in questa posizione. Un altro dettaglio richiamato dal passato fu il pomello del cambio in alluminio lucido. Fu adottato anche un climatizzatore automatico e una crescita del comfort anche per i passeggeri posteriori fu il fatto di creare dei condotti di ventilazione lungo la porta con delle bocchette verso i passeggeri posteriori. Ah, stanno proprio sulla Sì, portiera, ecco. sì, sono Si possono anche chiudere, però. sì, 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 sì. Pensate. E poi un altro tocco di stile, questi pulsanti usati in tutto l'abitacolo che vennero soprannominati Golia, perché queste levette assomigliano un po' a una caramella Golia, ed era di fatto una ristilizzazione della parte funzionale dei tasti che si usavano anche sulle vetture Ferrari precedenti, ma in collaborazione col fornitore si fece questa ristilizzazione che dava una personalizzazione tutta sua e si allontanava un po' da componenti di altra origine. La leva del freno a mano rimane sul lato esterno come anche sulle vetture a motore posteriore, qui a maggior ragione anche per il fatto della linea di trasmissione e dell'impianto di scarico. Comunque erano bellissimi i cruscotti così semplici, cioè non c'era niente, solo quelli indispensabili, erano bellissimi. Tutto lì, tutti gli strumenti supplementari lì in fila, bellissimi.
Nella storia Ferrari, se uno guarda i 2+2 degli anni 60, c'erano anche vetture che avevano o strumenti raggruppati anche nella parte centrale o tanti orologini, come si soleva dire, nel quadro di bordo centrale. Qui fu fatta la scelta invece di, con un tunnel così largo, c'era lo spazio, diciamo, da arredare, e quindi si prestava molto bene ad avere tutti quegli indicatori nella parte centrale. Qui c'erano ancora le trombe aria della Fiam, che erano una caratteristica delle vetture italiane che i miei amici americani mi richiamavano ai tempi dell'università. Le macchine italiane si distinguono con le trombe ad aria, e che sono vere trombe. Sì. Da fine anni 80 fu anche obbligatorio indicare dove fosse il comando acustico con questo simbolino, che è la trombetta, che sulla Ferrari poi è gialla come il cavallino. Poi c'è la parte dei sedili per l'accesso al posteriore, con una funzione cosiddetta easy entry per agevolare l'accessibilità ai posti posteriori, che oltre al ribaltamento hanno l'avanzamento elettrico quando si ribalta lo schienale in avanti, e con le cinture sicurezza a bordo, quindi nessuna ostruzione all'accesso ai posti posteriori dovuto alle cinture di sicurezza. Poi, una volta entrato il passeggero posteriore, il sedile torna nella posizione da cui era partito. Ma che poi la cintura integrata nel sedile, Sì. come si faceva a omologarla? Perché in teoria dovrebbe stare fissata sulla scocca. No, è possibile, perché è una questione di cosa succede nelle prove d'urto. Sì. Quindi, ovviamente, il sedile è gravato del compito strutturale di sorreggere il tiro delle cinture nella zona in cui è fissato al pavimento. Quindi bisogna avere la struttura del sedile che resiste e anche il pavimento che resiste e che le viti non vengono strappate dal pavimento. L'arrotolatore è posizionato qua in basso. Ma è fissato comunque al pavimento la cintura? No, Al sedile? è completamente il sedile. Ok. È il sedile, in inglese si chiama all belts to seat, che è una cosa che ho imparato in un giro che feci alla General Motors. All belts, ABTS. Ok. Questa è una vettura ancora precedente a quando si faceva la chiusura aerodinamica del fondo. Vediamo un po' di cura nel fatto di promuovere un flusso abbastanza lineare nella parte anteriore del sottoscocca, perché quel flusso serve comunque a raffreddare tutta una serie di dispositivi. Il motore è qui a cavallo dell'asse a ruota, questa è la zona delle pompe di recupero che hanno i pescanti in questa posizione, e si vede il tubo che va al serbatoio a olio. Qui c'è la scatola guida Servotronic con la sua parte di controllo elettronico, questa valvola, ed è posizionata davanti all'asse, ed essendo così in basso perché il motore è sopra la scatola guida, le leve sospensioni in questo caso hanno una forma asimmetrica, con un elemento sull'asse ruota e uno dietro all'asse ruota. I collettori di scarico abbracciano il motore, sul lato sinistro vicino al motore il percorso per lasciare spazio all'albero di sterzo che arriva alla scatola guida. Sul lato destro invece c'è il motorino d'avviamento, il collettore di scarico si sviluppa più largo, e questa asimmetria ha portato a difficoltà di passaggio dell'albero di sterzo nella versione guida destra. La campana a frizione con una griglia che lascia scendere la polvere di usura della frizione per evitare che si accumuli, e è anche un punto dove esce l'aria calda per centrifuga. La protezione rispetto al calore dei catalizzatori, dove ci sono le sonde lambda che misurano il contenuto di ossigeno nei gas di scarico per fare la regolazione della gestione motore, le termocoppie che misurano le temperature dei gas di scarico all'uscita dei catalizzatori, anche questo per il controllo motore, il tipo di supporti elastici che consentono all'impianto di scarico di muoversi a seconda delle dilatazioni termiche. E poi vediamo tutto un elemento che comincia dalla parte anteriore del tunnel, fissato al telaio, e che arriva fin qua in fondo,
e poi farò vedere con uno schema come questo è stato sviluppato. È una topologia di schermo termico che nacque proprio sulla 456 e che abbiamo poi battezzato il controtunnel. Ci sono ulteriori elementi che proteggono dal calore anche il tubo che collega il motore al cambio, il tubo di reazione. Più indietro era importante proteggere anche quello lì per evitare poi di portare calore anche al comando del cambio, che se no era calore avvertibile in abitacolo. Gli impianti, le tubazioni di impianti passano lontani dal tunnel per evitare di essere influenzati dal calore, quindi parliamo di tubi benzina, tubi freni. Al posteriore vediamo i 2 filtri benzina col serbatoio che è qui sopra. Ci sono i 2 accumulatori che vanno agli ammortizzatori dell'impianto autolivellante. Qui si vede il tubo che arriva dagli accumulatori per il sistema autolivellante negli ammortizzatori. Il sistema autolivellante è comandato da una valvola che è al centro della barra antirollio, quindi nel momento in cui la barra si muove in maniera simmetrica comanda la valvola. Quando la barra invece si muove nella direzione del rollio, la valvola non viene alterata. La sospensione posteriore invece ha dei bracci praticamente simmetrici rispetto al centro ruota. Qui c'è una presa aria che va a un radiatore olio per raffreddare l'olio del cambio. Con la potenza del motore e il fatto che il cambio è investito dal calore dell'impianto di scarico, era fondamentale poter raffreddare l'olio del cambio. Fu un'aggiunta fatta durante lo sviluppo e qui si vedono i raccordi dei 2 tubi che vanno al radiatore. Il cambio era già predisposto con una pompa di lubrificazione, quindi abbiamo sfruttato la pompa che era già presente per fare la circolazione dell'olio verso il radiatore. Questo cambio che ho visto nascere sul tavolo da disegno di Giuseppe Giusti, era proprio ancora un foglio bianco, è un cambio che ha avuto una lunga vita, perché a parte le vetture a motore anteriore e quindi tutta la sequenza 456, 550, 575, poi la 612 scaglietti e la 599 in varie versioni, come ruotismi è stato utilizzato e come comando è stato utilizzato anche sulla Enzo, con l'applicazione del comando elettroattuato che sostituiva l'asta che arriva dalla leva del cambio. Questa fu anche una delle prime vetture dove ci fu una certa attenzione alla caratteristica del differenziale autobloccante e di fatto la prima fu la 512 TR, dove ci fu un bloccaggio del 45% simmetrico ma con precarico. Questo ebbe un bloccaggio del 25% in tiro e del 45% in rilascio, quindi mette nelle condizioni di avere un po' di effetto sottosterzante in rilascio e meno effetto sovrasterzante in tiro, in accelerata. E il precarico fa sì che il passaggio dalla condizione di tiro e rilascio sia più progressivo. E questo stesso differenziale successivamente fu usato su tutte le vetture fino alla California, quindi lo stesso differenziale trasportato anche sul cambio doppia frizione, prima di andare al 100% con il differenziale a controllo elettronico. Quindi fino alla 430 era meccanico così. Sì, esatto. Solo la California dopo la 430 ebbe ancora l'autobloccante meccanico, ancora anche la 599 perché usava di fatto questo cambio e questo cambio come sua architettura non si prestava a poter applicare il differenziale a controllo elettronico, perché mentre sul cambio della 360 430 e altri cambi successivi il differenziale è montato lateralmente, quindi il coperchio consente di alloggiare i comandi idraulici del differenziale. In questo caso il differenziale viene inserito da dietro, smontando questo coperchio, e questo non consentiva poi di portare il controllo verso il differenziale. Più indietro si vede un primo tentativo di diffusore a cui si abbina un profilo che riprende il motivo di stile al posteriore e che viene comandato da un dispositivo elettromeccanico per abbassarne la parte anteriore e quindi in velocità avere un flusso che investe entrambi i lati dell'ala per generare più deportanza al posteriore, e questa è una cosa che ha dato più stabilità alla vettura in alta velocità e più prontezza alla risposta dello sterzo.
I silenziatori di scarico sono posizionati dietro le ruote posteriori. Qui era molto importante creare un buon isolamento termico tra il silenziatore e la parte superiore per evitare di riscaldare il bagagliaio. Anche questa allettatura nella vano ruota è stata fatta proprio per promuovere l'uscita dell'aria calda anche a vettura ferma, e l'inclinazione delle alette è la stessa che serve anche per proteggere dagli schizzi dovuti alla rotazione delle ruote. I silenziatori non sono originali, ovviamente. Sì, i silenziatori non sono originali. Non so dal punto di vista termico come si comporti la vettura, qui sarà l'utente che in termini di temperatura in vano bagagli avrà accettato quello che si è ritrovato. Questa è stata la prima ad avere un sistema semi-attivo, no? Sì, c'è l'inclinazione dell'1.8 dello sportello del bagagliaio che non era proprio favorevole dal punto di vista di come il flusso si stacca, e quindi tende a creare portanza, e con questo lo si è controbilanciato. Poi sulla Maranello questo non c'era più perché aveva invece lo spoilerino del Aveva lo baule. spoilerino dietro, e poi col senno di poi furono fatte analisi preliminari per evitare di avere quel tipo di stacco. Anche le prese sui passaruota posteriori che davano verso su. Sulla 550 una di quelle va anche a radiatore olio cambio, cioè invece di essere qua in basso, perché qui fu un'aggiunta in sperimentazione, mentre sulla 550 fu predisposto come impostazione. Vediamo i dischi freni, questi non sono originali perché sulla 456 erano lisci e non baffati, sono un diametro 315 mm, spessore 32, erano gli stessi dischi usati sull'asse anteriore della 512 TR e le stesse pinze, e vediamo il condotto di raffreddamento che dal paraurti porta aria verso il disco freno, e il terminale è fissato alla leva sospensione superiore, per cui questo raffreddamento può seguire le oscillazioni di scuotimento della sospensione. È una sospensione a quadrilatero basso con l'ammortizzatore all'interno delle leve sospensioni. La scatola guida è davanti all'asse, con la testina che è protetta da uno schermo in acciaio inox rispetto al calore del disco freno, e anche la barra antirollio è davanti all'asse. Al posteriore un disco da 280 mm, spessore 28, questo era del posteriore della 348, qui la sospensione ha delle leve più larghe, l'ammortizzatore può essere più verticale perché non c'è necessità dello spazio occupato dalla ruota che sterza, è un ammortizzatore autolivellante. C'è un ammortizzatore con uno stelo grosso, se ricordo bene diametro 22 mm, che serve per generare la sezione di spinta, raccordato con un tubo flessibile a un accumulatore che genera la pressione comandata da una valvola autolivellante sulla barra antirollio per mantenere l'altezza dell'asse posteriore costante indipendentemente da quante persone e quanto bagaglio è a bordo della vettura. L'ammortizzatore è fissato in una posizione più alta in vettura perché il passaggio del semiasse costringe a tenere la molla più alta rispetto al piede dell'ammortizzatore. La leva sospensione inferiore è molto larga, non avendo il vincolo di passaggio del braccetto di sterzo. Questo è il pozzetto dei sedili posteriori, quindi si vede come si sta seduti bassi, e questo è il punto di attacco delle cinture di sicurezza con il rinforzo che va alla parte più strutturale del telaio. Vediamo una struttura di telaio in profilati di acciaio che era la tradizione Ferrari fino all'avvento dell'alluminio con la 360. Davide, adesso vediamo uno degli aspetti fondamentali che ha condizionato l'impostazione della 456 in termini di architettura del tunnel. Alcuni dettagli non si potevano percepire da sotto la macchina, e quindi uno schemino in sezione del tunnel può aiutare a capire quello che cercavo di spiegare prima. Questo è l'asse di mezzeria della vettura. Il tunnel ha una forma grosso modo così. Questo è il pavimento da una parte, dall'altra, quindi per capirci, qui sopra ci stanno i sedili. Nel tunnel passano i tubi di scarico e l'albero di trasmissione, albero snello per tenere bassa l'inerzia,
con dei cuscinetti che ne controllano la posizione all'interno del tubone di reazione, il tubo a sezione tonda e il tubo ellittico esterno al tubo a sezione tonda, per cui in questa direzione c'è più rigidezza verticale rispetto alla flessione di quando il motore e il cambio sono sotto coppia. Quando è partita la sperimentazione era previsto un materassino di isolante termico per proteggere dal calore dell'impianto di scarico in queste zone. Scoprimmo molto velocemente che questo isolante era assolutamente insufficiente e con prove progressive abbiamo aggiunto una coibentazione molto sofisticata sulle prolunghe di scarico, quindi già cercare di contenere l'emissione di calore della fonte che erano i tubi di scarico. Poi abbiamo generato quell'elemento che prima ho chiamato controtunnel, avvitato sotto al pavimento, realizzato in un materiale resistente al calore con fibra di vetro e flessibile, da nascondere completamente le parti metalliche del telaio dal calore. Creando una distanza maggiore si è potuto mettere anche un materassino isolante di fibra ceramica di spessore maggiore e in più abbiamo creato un secondo controtunnel tra i tubi di scarico e l'albero di trasmissione per proteggere soprattutto i cuscinetti. In questa maniera i tubi di scarico rimanevano comunque investiti dal flusso d'aria del fondo vettura, mentre l'albero di trasmissione era schermato dal calore e questa schermatura ulteriore aiutava soprattutto la parte superiore del tunnel ad avere una camera d'aria a temperatura più bassa. Il punto delicato fu come far passare il comando del cambio, che doveva passare dall'abitacolo alla zona del tunnel per arrivare al cambio, e per passare dall'abitacolo alla zona del tunnel c'era ovviamente un passaggio aperto, quindi la leva di comando del cambio qui sopra e il meccanismo che esce con un'asta che, andando poi in diagonale, di fatto poi la torretta è un po' spostata, l'asta di comando del cambio da qui va verso il cambio al posteriore vettura, e quindi qui quello che creammo fu una copertura in gomma siliconica che resisteva alla temperatura e più una grembialina di fibra di vetro riflettente che passava qui sotto e portava in longitudinale l'uscita dell'asta a una posizione distante rispetto alla leva di comando del cambio, e con questa soluzione deliberammo la vettura per la produzione. Qui veramente poi il punto critico non era tanto il calore in marcia quando il motore esprimeva potenza, ma era la sosta dopo aver guidato la macchina con impegno forte. Quindi c'era poi un accumulo di calore in tutto il materiale che diventa quella che si chiama inerzia termica, che viene rilasciata lentamente, e quindi nel momento in cui la vettura si ferma e non c'è più il flusso aria che asporta calore, c'è questa concentrazione di calore che chiamavamo il colpo di calore, che era il momento critico per deliberare la vettura. Questo sempre nella famosa prova di Fiorano, che si usa anche per gli impianti di raffreddamento e per i freni, e anche per deliberare tutti questi aspetti della protezione dal calore, isolanti termici. Prima di tutto sulla vettura è necessario questo spazio, poi venendo verso l'anteriore il tunnel è ancora più largo perché ci sono i catalizzatori che sono più grandi, poi fuori dai catalizzatori ci sono le prolunghe. Io ho fatto la sezione dove c'è l'albero di trasmissione, dove ci sono le prolunghe. Pensando a una vista dall'anteriore vettura, questo è il pedale acceleratore, pedale freno, pedale frizione, e questo è la sagoma del sedile con la mezzeria del sedile che è dove si posiziona il guidatore. Stessa cosa sul lato opposto per il passeggero, e la mezzeria dei sedili sono entrambi lati a 400 mm dall'asse vettura, e sulle vetture 12 cilindri Ferrari è rimasto così per il fatto che poi le sezioni di passaggio dei tubi di scarico, il fatto che ci sia un albero di trasmissione e i dispositivi di protezione calore richiedono quello spazio.